Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Gran Premio dell'Emilia Romagna, Gran Premio che si disputa in Italia, nell'omonima regione e più precisamente nella città di Imola. Il circuito è permanente e in passato era un cittadino nato all'interno di un parco, come lo è ancora il circuito di Melbourne, che è stato ideato in collaborazione tra un gruppo di amici appassionati di motori durante una passeggiata notturna. Tra questo gruppo spicca il nome di Checco Costa, considerato il vero padre del circuito, ma anche un padre per il motorsport in Italia, in quanto è anche noto per aver portato il mondiale di motocross e è stato il primo a farlo. Il 14 settembre 1980 ci fu il primo Gran Premio ufficiale, mentre nel 2022 la pole fu fatta in condizioni di pioggia da Max Verstappen su Red Bull in 1 minuto 27 secondi e 999 millesimi. Lo stesso Verstappen chiuderà poi la gara al comando. Parliamo ora del layout di questo tracciato. Dal primo evento ufficiale del 1980 a poi i giorni nostri, il tracciato ha subito diverse modifiche. La più importante è stata quella del 1995 a seguito di alcuni incidenti di cui parleremo più tardi, in cui il tracciato perderà la curva del Tamburello e anche la curva Villeneuve. Viene tolta anche la chicane delle acque minerali e in generale tutte le curve vengono leggermente riviste allo scopo di rendere più sicuro il tracciato, che poi nel 2007 vedrà dei nuovi lavori sia al tracciato che alle strutture inerenti al circuito, sotto la supervisione di Herman Tilke. I lavori vedranno la pista adattarsi meglio ai nuovi regolamenti, ma soprattutto verrà persa la variante bassa e il rettilineo dei box prenderà la forma che oggi conosciamo per la Formula 1. Inoltre il tracciato verrà quasi totalmente riasfaltato. Parliamo di un tracciato da carichi medio-alti che gode di un asfalto liscio e che non stressa quindi troppo gli pneumatici. Oltre alle 21 curve, di cui 12 a sinistra e 9 a destra, presenta una singola zona di DRS ed è lungo 4,909 km. Questo ci porta a capire che servono 63 giri per raggiungere i 305 km che ci consentono di completare un Gran Premio. Parliamo dei punti di sorpasso e come sempre il rettilineo di RS fornirà la maggior parte dei sorpassi ovviamente, ma punti come la Tosa, curva 7 e l'ingresso della variante alta, costituita dalle curve 14 e 15, potranno fornire veramente un ottimo spettacolo in quanto rappresentano occasioni per sfruttare le forti staccate. Inoltre anche la staccata della Rivazza ha visto molti sorpassi nella storia ed è un altro punto da prendere in considerazione. Saltate ora a bordo di una monoposto con me per fare un giro del tracciato. Ci lanciamo sul rettilineo e apriamo il DRS sfiorando il muretto dei box. Ci riavviciniamo poi al muro preparandoci a staccare al cartello dei 100 per poi lanciare la monoposto all'interno della variante del tamburello. Sinistra, destra, ancora sinistra e poi di nuovo sull'acceleratore sfruttando tutto il cordolo esterno. Ancora sul gas verso la Villeneuve. Teniamo di forza l'auto per non uscire dal cordolo esterno e ci lanciamo verso la Tosa. Freniamo ai 50 e lanciamo la monoposto dentro, sarà difficile far trazionare la vettura per lanciarla sul rettilineo. Spingiamo a fondo come voler sfondare il pedale dell'acceleratore, portiamo alla cieca l'auto a destra portandoci verso la 10 e giù 2 marce lanciando la vettura a sinistra. Lottiamo con la forza G per tenerla in strada, ora le acque minerali una delle staccate più difficili del campionato, giù fino alla terza per poi stringere per raddrizzare la vettura. Ci vuole il calibro nel piede per quello che è uno dei punti di trazione più complicati del mondiale. Stacchiamo i 75 per lanciare l'auto dentro la variante alta, poi ci lasciamo trascinare dalla forza G fino a mangiare tutto il cordolo esterno. Questa parte ci fa ben capire perché Enzo Ferrari chiamava questo tracciato il piccolo Nürburgring. Affrontiamo la 16 e ci prepariamo per la staccata della Rivazza. Qui dovremo staccare in discesa infilando l'auto nella curva 90 gradi, poi di nuovo dentro, saltiamo sul cordolo esterno e poi giù il gas facendo urlare il motore fino a tagliare il traguardo.
Parliamo della storia. Come ho detto prima, il tracciato è stato ideato da un gruppo di amici durante una notte estiva del 1947. Questi appassionati di motore facevano inoltre parte di associazioni motoristiche e tra di loro c'era un geometra comunale. Lui darà vita all'idea partita da un progetto per collegare due ponti del vicino fiume Santerno. La costruzione del tracciato iniziò il 22 marzo del 1950 e fu terminato e collaudato il 19 ottobre del 1952. Il circuito al tempo era un cittadino non permanente, cosa destinata a cambiare a metà degli anni 60, quando il circuito diventerà permanente e poi nel 1963, più precisamente il 21 di aprile, vedrà finalmente il primo Gran Premio di Formula 1, evento che però non era valido per il campionato. Una volta si usava molto avere queste date, diciamo quasi dimostrative, che non erano però valide per il mondiale. Il primo GP valido arriverà il 14 settembre 1980, dopo ben 16 anni di stop ed un ulteriore evento non valido per il campionato disputato nel 1979. Nel 1970 il nome del circuito diventò Autodromo Dino Ferrari, in memoria dello scomparso figlio di Enzo. Sarà proprio lui che ha collaborato al progetto di questo circuito fin dalla sua nascita a spingere per portare la Formula 1 qui, riuscendoci ufficialmente solo 10 anni più tardi. Enzo Ferrari verrà poi a mancare il 14 agosto 1988 e il suo nome verrà affiancato a quello del figlio, fornendoci l'attuale nome del tracciato, ovvero Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Nel 1955, per i motivi che vedremo tra poco, il circuito verrà pesantemente rivisto, mentre nel 2006 verrà abbandonato dalla Formula 1 a causa di alcuni lavori che avrebbero richiesto molto tempo, atti a portare il circuito a seguire i nuovi regolamenti internazionali, sempre più stringenti. Dopo che già nel 2000 il tracciato era stato abbandonato anche dal motomondiale. Dalla riapertura del 2008 al 2019 il tracciato ha ospitato altre serie automobilistiche, ma l'organizzazione ha atteso, sperando in un'occasione per ritornare nel calendario di Formula 1. Occasione che si è ripresentata grazie agli avvenimenti che hanno portato alla cancellazione di molti eventi del 2020. Posso fare il rap così? Si ricercavano circuiti in grado di ospitare la Formula 1 ed Imola si è fatta trovare pronta, tornando questa volta, battendo bandiera italiana, a far parte del mondiale. Purtroppo il GP nel 2023 è stato cancellato a causa di eventi atmosferici che hanno causato alluvioni e disagi nella zona. Purtroppo hanno anche causato delle vittime. Nonostante questo c'è la possibilità che l'evento venga spostato al 6 di agosto, però comunque per esperienza mi viene da dire che difficilmente questo accadrà. Generalmente nella storia, quando è successo che si è dovuta saltare una data, non si è poi riusciti a recuperarla. Arriviamo ora alle curiosità. Il circuito nell'epoca moderna è stato utilizzato per dei concerti. Inoltre nel 1985 la torre era la torre Renault, fu abbattuta proprio in quell'anno e sostituita con la nuova torre Marlboro che negli anni ha poi cambiato diversi sponsor. La nuova struttura ispirata alla architettura storica del luogo rimane e viene conservata poi per il resto degli anni. Il GP del 1980 sostituì il Gran Premio d'Italia, che vedeva la sua sede normalmente a Monza, circuito che era per quell'anno in manutenzione e che tornò ufficialmente dal 1981, in cui Imola diventò la sede del Gran Premio di San Marino e ci rimase fino al 2006. Solo in Italia abbiamo avuto 2 Gran Premi di Formula 1 nello stesso campionato, cosa che tra l'altro era già successa in passato e sempre comunque solo in Italia. Questo successe nel 1957 quando fu aggiunto il Gran Premio di Pescara. Questo è ufficiale poi solo dal 2020, in quanto dal 1981 al 2006 il Gran Premio Imola era sotto la bandiera della Repubblica di San Marino, mentre ad oggi il Gran Premio, che ora si chiama dell'Emilia Romagna, batte bandiera italiana. Il tracciato è colloquialmente noto come Circuito del Santerno, nome derivante dal fiume che costeggia la pista nei pressi del rettilineo dei box e della variante del Tamburello. Il fiume, tra l'altro,
è proprio quello che è esondato in questi giorni, causando l'annullamento del Gran Premio, che forse sarà solo momentaneo. Michael Schumacher è il pilota più vincente su questo tracciato, ha vinto ben 7 volte il Gran Premio di San Marino, di cui 6 su Ferrari. Parliamo ora della sicurezza e degli incidenti. Oggi potremmo parlare dell'incidente avvenuto tra Bottas e Russell nel 2021, che ha visto il pilota inglese fare retromarcia su delle accuse un po' esagerate, nonostante io trovi che l'impatto fosse comunque più imputabile allo spostamento del finlandese Valtteri Bottas. Invece vorrei parlarvi di quanto gli incidenti avvenuti nel passato abbiano cambiato profondamente la Formula 1 moderna, oltre ad aver avuto un impatto importante per i cambiamenti di questo circuito in particolare. La curva del Tamburello è stata teatro di incidenti gravi. In particolare spiccano gli impatti di Nelson Piquet del 1987 e di Gerhard Berger nel 1989, salvo solo grazie alla incredibile prontezza dei leoni dell'Acea, in grado di spegnere l'incendio e soccorrere il pilota in meno di 20 secondi dall'impatto. Cosa incredibile anche per gli standard odierni. Ma bisogna anche considerare che i nostri soccorsi al tempo erano considerati tra i migliori al mondo. Il Tamburello, caratterizzato da un asfalto irregolare, dalla grande velocità da portare dentro, nonostante la quasi inesistente via di fuga e comunque che era impossibile da espandere a causa della presenza del fiume Santerno che passava appena dietro le barriere, rendevano questa curva pericolosa in caso di qualsiasi tipo di problema. Nonostante ci furono le avvisaglie per permettere all'organizzazione di cambiare qualcosa di questa curva, non venne cambiata, almeno non fino a dopo il Gran Premio del 1994. Dopo quel Gran Premio la situazione non potrà più essere ignorata. Il weekend si proclamerà disastroso fin dalle prime prove libere del venerdì. Stiamo parlando del 29 di aprile, quando Rubens Barrichello impatterà con le barriere esterne dopo la rivazza, distruggendo totalmente la sua Jordan in un impatto a 200 km/h. Dovrà essere intubato a causa dell'ostruzione delle vie aeree causata dalla perdita di coscienza e riporterà fratture ad un braccio, al setto nasale e ad alcune costole. La causa dell'incidente fu il cedimento della sospensione posteriore sinistra. Al tempo stavano tutti lesinando sulla quantità di materiale per cercare di alleggerire il più possibile le vetture. Tanti degli incidenti e dell'irrequietezza delle vetture poteva anche essere causata da questo fatto, dal fatto che stessero cercando di portare forse troppo per la tecnologia dell'epoca le vetture all'estremo. Il giorno seguente sarà il pilota della Simtek, Roland Ratzenberger, ad avere un terribile incidente. Dopo non essersi accorto di aver danneggiato, ripartendo dopo un testacoda, l'attacco dell'alettone frontale colpendo un cordolo, sul rettilineo dopo il tamburello l'alettone frontale si staccherà infilandosi sotto la vettura e impedendone la manovrabilità a oltre 300 km/h. È a questa velocità che Roland sbatterà violentemente contro il muro della curva Villeneuve, fermandosi poi al centro della carreggiata alla Tosa. Per lui non ci sarà nulla da fare. La notizia della sua scomparsa arriverà 7 minuti dopo l'arrivo in ospedale a Bologna, ma purtroppo già dalle immagini viste sul tracciato si poteva capire la gravità dell'impatto. Pensate che comunque durante la telecronaca ufficiale, una volta non era come oggi, non era tutto censurato, si era visto il tentativo dei medici di rianimarlo sul posto, che purtroppo non fu sufficiente a salvargli la vita. Secondo le leggi italiane, l'autodromo sarebbe dovuto andare immediatamente sotto sequestro a causa dell'incidente per consentire al pubblico ministero di effettuare i rilievi. Essendo però i medici riusciti a riattivare momentaneamente il cuore di Ratzenberger, il successivo decesso avviene al di fuori del circuito. Grazie a questo non è necessario interrompere l'evento e quindi il programma di gara non venne sospeso. Questo probabilmente ci avrebbe risparmiato gli eventi della giornata successiva. Questo incidente verrà preso come modello per la costruzione di quello che oggi conosciamo come collare di Hans, un dispositivo atto a proteggere il collo dei piloti in caso di impatti ad alta velocità, che oggi è obbligatorio. Arriviamo alla gara. Prima della partenza, chiunque abbia visto la diretta, ricordo che quando ero piccolino fu mio padre il primo a dirmi
una frase inerente proprio a questo fatto, disse di aver visto un Senna completamente diverso dal solito e soprattutto nello sguardo durante gli ultimi momenti in griglia, prima della partenza. Sarà proprio la partenza lo scenario del prossimo catastrofico incidente. Il pilota della Benetton, Jarvileto, rimarrà fermo allo start e verrà colpito dalla Lotus di Pedro Lamy. Uno degli pneumatici, seguito da alcuni detriti, supererà le barriere e andrà a finire tra il pubblico, ferendo ben 9 spettatori e mandandone uno in coma. Per fortuna almeno i 2 piloti non riporteranno nessun danno fisico. Pensiamo che un incidente simile fu quello di 12 anni prima, che aveva portato alla scomparsa di Riccardo Paletti. Al tempo, tra l'altro, questo era l'ultimo incidente fatale che c'era stato in Formula 1 durante un Gran Premio, ed era appunto avvenuto nel 1982 durante il Gran Premio del Canada. Nonostante l'incidente tra Leto e Lamy, la safety car entra in pista e la gara continuerà. Sgomberata la pista, i piloti effettivamente ripartono e dopo un solo giro dall'onboard di Schumacher si vede Senna andare dritto alla curva del tamburello e impattare contro il muro. Il piantone dello sterzo, modificato su richiesta del pilota a causa dello strettissimo abitacolo della Williams che ne impediva i movimenti, si spacca, rendendo l'auto ingovernabile. Nei 2 secondi, pochissimi, che precedono l'impatto, Senna tenta di voltare l'auto in diversi modi, ma nel mentre riesce anche a frenare e a scalare più marce. Nonostante le capacità quasi disumane che portano la vettura ad accelerare da 310 a 210 km/h in quel battito di ciglia, la vettura si schianta contro il muro del tamburello per poi rimbalzare e fermarsi a lato del tracciato. Senna non si muove, nell'abitacolo insieme a lui c'è una bandiera austriaca che avrebbe sventolato dalla Williams in onore di Roland Ratzenberger a fine della gara. Senna viene portato via dall'elisoccorso e questa sarà l'ultima volta che lo vedremo in un circuito. Nella telecronaca si parla di quanto sarebbe opportuno fermarsi qui, ma no, la gara riprende e a 10 giri dalla fine Michele Alboreto perde uno pneumatico durante il passaggio in pit lane, pneumatico che andrà a colpire alcuni meccanici, ferendone ben 5. La gara viene comunque portata al termine, ma sul podio lo champagne non verrà aperto. Nessuno vuole festeggiare questa gara. La notizia ufficiale verrà poi data più tardi, verso le 18:45. Senna non c'è più. All'interno del parco verrà costruito un monumento in suo onore, che ancora oggi viene visitato da migliaia di fan. Questo evento cambierà la Formula 1 in modo radicale. Il circuito verrà profondamente modificato e anche gli altri tracciati subiranno modifiche per migliorarne la sicurezza. Ma inoltre anche il regolamento delle vetture subirà delle importanti modifiche, rendendole un po' più lente ma molto più sicure. Da qui in poi verrà imposto un limite di velocità nella pit lane, da percorrere con quello che oggi chiamiamo e conosciamo come pit limiter. Siamo arrivati alla conclusione. Da appassionato di Formula 1 che ha visto tutte le gare del passato, non potevo non dedicare il video su questo Gran Premio a colui che dai migliori piloti del mondo è considerato il migliore. Un piccolo tributo per permettere a tutti di sapere che dentro a quella Williams c'era un uomo che in passato aveva messo a repentaglio la sua vita per salvare quella di un suo collega rimasto privo di sensi in un'auto che da lì a poco sarebbe probabilmente esplosa in fiamme. Ognuno di noi ha un pilota preferito, un pilota che considera il migliore. Il mio non è e non è mai stato Senna, sono cresciuto nell'epoca Schumacher e è il mio eroe. Ma qui parliamo anche di una delle migliori personalità che la Formula 1 abbia mai visto nella storia. C'è un solo finale che tutti avremmo voluto per quel Gran Premio e oggi, invece che concludere il mio video come al solito, voglio salutarvi proprio così. Ciao a tutti e al prossimo video.